Ragazzi, qualche mese fa ho ricevuto una scatola misteriosa da Thomann con scritto Thorn Sound Labs, un marchio che sinceramente non avevo mai sentito prima. Dentro la scatola c'era il Magma Distortion e la prima volta che l'ho collegato ho pensato che qualcosa sinceramente non andava. Il suono era troppo perfetto, troppo controllato per un pedale metal. Poi ho capito che non era rotto, era semplicemente anni avanti rispetto alla concorrenza. Ma prima di farvelo provare vi devo raccontare esattamente cosa è successo durante quel primo test che ha cambiato tutto. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la domanda che mi ha tormentato per giorni era molto semplice. Come può un pedale progettato per il metal suonare così bene? Thorn Sound Labs è un team di ingegneri e di musicisti nato a Nashville nel 2021 e con una missione precisa: ridefinire completamente il mondo dei pedali per chitarra. Quando ho aperto la scatola del Magma, la prima cosa che mi ha colpito è stata la costruzione solida, un pedale con tutti i controlli chiari. Naturalmente quando provi un pedale distorsore ti aspetti una sola cosa: tanta aggressività sonora accompagnata da quel fastidioso rumore di fondo. È il compromesso che tutti i chitarristi metal sanno bene. Più spingi il gain, più devi convivere con i frusci, con i ronzii e con quel feedback indesiderato che sporca il suono. Il primo test del Magma ha ribaltato completamente queste aspettative. Ho collegato la chitarra direttamente al pedale senza fare alcuna regolazione particolare e il risultato mi ha lasciato senza parole. Il suono era potente, aggressivo, perfetto per il rock, per il metal, ma allo stesso tempo molto controllato e senza quel rumore di fondo tipico dei pedali ad alto guadagno. Quello che Thorn Sound Lab ha fatto è stato ripensare completamente il design dei pedali metal. Hanno sviluppato infatti una tecnologia che elimina il problema alla radice. Innanzitutto un nose gate integrato che funziona in modo completamente diverso dai nose gate esterni. Mentre i nose gate tradizionali spesso richiedono delle regolazioni molto precise e possono anche tagliare il sustain in modo innaturale, il sistema integrato del Magma invece lavora in maniera perfetta con il circuito di distorsione. Il gate si regola automaticamente semplificando l'uso rispetto a gate esterni e mantenendo quindi la naturale espressività della chitarra. Lo attiviamo con questo switch e il potenziometro serve solo a regolare la threshold ed ottenere un buon suono è questione di secondi. Ragazzi, vi faccio una domanda: voi lo usate il noise gate? La vostra esperienza è fondamentale, fatemelo sapere con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Il Magma non si limita solo però a filtrare il rumore, ma gestisce dinamicamente il segnale per preservare ogni sfumatura del tuo tocco. Quando suoni forte ottieni tutta l'aggressività che cerchi, quando invece abbassi l'intensità il suono rimane più pulito. I suoi 6 controlli infatti nascondono una ricchezza tecnica che va ben oltre quello che potresti immaginare. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un po' di Magma e colatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale mai. Sulla parte superiore troviamo le connessioni e l'ingresso per l'alimentatore a 9 a 18 volts, non è previsto l'uso di una batteria. Ogni potenziometro è stato progettato per darti il controllo totale sul suono. Come nei classici distorsori, il gain regola l'intensità della distorsione e il volume controlla il livello di uscita, ma è nei controlli più avanzati che il Magma mostra la sua grande innovazione. Iniziamo con il controllo damping. Non è un semplice controllo di tono come quelli a cui sei abituato. Il damping infatti è un filtro variabile posto però prima dello stadio di distorsione. Questo filtro gestisce le basse frequenze per evitare che il suono diventi confuso, soprattutto quando usi un gain molto elevato. Alzando il damping si riducono le basse in ingresso per un suono quindi più definito e questo è ideale se suoni dei power chords ricchi di gain. Mentre se hai un suono più crunch con meno gain, diminuendo il damping si ottiene più corpo e più presenza. La differenza è immediata e permette al tuo suono di emergere chiaramente nel mix senza perdere quella botta caratteristica del rock e del metal.
Ragazzi, ma se non sapete come ottenere un bel suono distorto, allora fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni Effetti, dove imparerete a gestire 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Ma ragazzi, è il controllo Headroom a rappresentare l'innovazione più interessante di tutto il pedale. Questo controllo aumenta ancora di più la distorsione, una caratteristica che cambia completamente l'esperienza sonora. Quando aumenti l'Headroom, il pedale aumenta la distorsione, ricreando quella risposta tipica di un amplificatore spinto al massimo. L'Headroom aumenta tutte le frequenze simultaneamente, quindi ottieni più drive, ottieni più gain, ma soprattutto aumenta quella sensazione di potenza illimitata che senti quando suoni attraverso un amplificatore, ad esempio da 100 watt. La chitarra risponde in modo più dinamico al tuo tocco e il sustain diventa naturalmente più lungo e musicale. Poi abbiamo il sistema di equalizzazione che include i controlli bassi, medi e alti e il controllo importantissimo delle medie frequenze, che è variabile ed è particolarmente importante perché questo permette di selezionare esattamente quale frequenza media vuoi enfatizzare o attenuare. Per il thrash metal, ad esempio, puoi impostare frequenze più acute, mentre per il rock metal puoi scegliere delle frequenze più gravi. E il bello, ragazzi, arriva quando lo mettete alla prova su diversi stili musicali. Ho testato il Magma su un genere metal classico, impostando il gain a circa 3/4, il damping al centro per mantenere le basse più strette ma non troppo, e ho regolato le frequenze medie su delle frequenze più acute per ottenere quel taglio aggressivo tipico del metal. Il risultato quindi è stato immediato, quel suono tagliente e preciso che senti nei classici gruppi metal. Per un suono invece metal più aggressivo ho dovuto modificare soltanto alcuni parametri. Ho spinto il gain al massimo, abbassando leggermente il damping per ottenere più corpo soprattutto sulle basse frequenze, e ho spostato il controllo dei medi verso delle frequenze più gravi. La trasformazione, ragazzi, è stata incredibile, una potenza sonora devastante. Mi sono divertito e ho testato il pedale in situazioni estreme con il gain al massimo, frequenze spinte, volumi molto elevati, e tenendo il gate al 50% ho eliminato ogni ronzio. Il noise gate integrato infatti ha retto ogni prova mantenendo sempre il controllo del rumore di fondo. Dopo settimane quindi di test approfonditi posso dire che questo pedale ha completamente cambiato il mio approccio al suono metal. Ma quanto costa? A mio avviso il Magma rappresenta davvero un cambio di paradigma nel mondo dei pedali metal. Elimina il compromesso tra potenza e pulizia che ha limitato i chitarristi per decenni. L'attenzione ai dettagli di Thorn Sound Labs si traduce in controlli che sono davvero utili piuttosto che dei semplici espedienti, no, di marketing. Ogni manopola quindi ha una funzione precisa e un impatto udibile sul suono finale. Non ci sono controlli ridondanti o poco efficaci ed il costo di tutto questo è di circa 220 euro. Vi lascio come sempre il link in descrizione. E se questo argomento vi interessa e volete approfondire il discorso sugli effetti, non dimenticate di guardare il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!